Italian Words Explained. La casa spiegata semplice. Parte 2. L'animale domestico. Gli animali domestici ci tengono compagnia e vivono insieme a noi nella nostra casa. Avere un animale domestico è una grande responsabilità, ma dà anche tanta gioia. È dimostrato che avere un animale in casa contribuisce al benessere fisico e mentale. Il gatto. Ai gatti piace dormire quasi quanto piace a me. I gatti sono animali intelligenti e belli. Quando sono contenti fanno le fusa, cioè fanno un rumore basso e profondo, caratteristico dei felini. Bisogna però stare attenti agli artigli e ricordarsi di pulire i vestiti dal loro pelo. Il cane. Ci sono tante diverse razze di cani. Ci sono cani piccoli piccoli che possono stare in casa e cani ben più grandi che hanno bisogno di un giardino. Quando un cane si agita può mettersi ad abbaiare, mentre si capisce quando è contento perché si mette a scodinzolare. Il libro. I libri sono quasi un oggetto magico. Non sono altro che un semplice rettangolo, eppure, quando si aprono, ci parlano di storie incredibili e personaggi interessanti. Ognuno ha il suo libro preferito e non c'è bisogno di giudicare. La libreria. La libreria è piena di libri letti e non letti ancora. Ci sono libri di scuola e libri che hai letto per piacere. Ogni libro racconta una storia ed è bello stare a leggerli anche se a volte è impegnativo. Il cassetto. Un cassetto è come una piccola scatola rettangolare segreta che sparisce ed appare tirandola dentro o fuori da un mobile. In un cassetto si possono tenere tutte le cose più importanti e quelle più inutili. Qualcuno nel cassetto tiene anche i sogni. La sveglia. La sveglia è un piccolo essere cattivo che suona presto la mattina e sveglia chiunque si trovi nelle sue vicinanze. Ma non c'è bisogno di prendersela con la sveglia. Dopotutto, siamo stati noi a metterla prima di andare a dormire. La televisione. La qualità delle trasmissioni televisive varia molto a seconda del canale che si decide di guardare. Ci sono trasmissioni che parlano di temi politici e fanno dibattito. C'è il telegiornale, ci sono le serie TV e ci sono i cartoni animati per i bambini. Il telecomando. Il telecomando è un oggetto con tanti tasti. Si può utilizzare per cambiare canale, per alzare o abbassare il volume, per accendere oppure spengere la televisione. Il divano. Che bello starsene spaparanzati sul divano e riposarsi senza fare niente. Il divano è sempre lungo abbastanza che ci si può sdraiare. La televisione è sempre accesa per fare compagnia, ma ricordati di spegnerla se vuoi schiacciare un pisolino. Il cuscino. I cuscini del divano sono solitamente quadrati, mentre quelli del letto sono rettangolari, ma tutti hanno in comune la caratteristica di essere morbidi.
quanto è bello appoggiare la testa sul cuscino e iniziare a sognare. La sedia. La sedia, o seggiola, non è sempre la cosa più comoda su cui sedersi, soprattutto quando c'è la poltrona come alternativa. Ma mangiare in poltrona non è una cosa ben educata e allora è meglio prendere posto su una sedia se vogliamo mettere qualcosa sotto i denti. La tovaglia. La tovaglia è come una coperta per il tavolo. Una volta che viene stesa la tovaglia, un semplice tavolo diventa una bella tavola su cui ci si prepara a mangiare un buon pranzo oppure la cena. Il bicchiere. Un bicchiere è un contenitore che può essere riempito con un liquido. Il bicchiere è solitamente fatto di vetro e questo lo mette a rischio di rompersi. Da un bicchiere si può bere dell'acqua, del latte o del succo di frutta. La tazza. Una tazza è un bicchiere dalla forma e dall'uso particolare. Come il bicchiere è un contenitore per liquidi, ma di solito non è fatta di vetro e non è trasparente. In una tazza si bevono bevande calde come tè, cappuccino o cioccolata calda. La lavastoviglie. La lavastoviglie è un elettrodomestico che ormai è presente in quasi tutte le case italiane. Serve per lavare le stoviglie, ovvero i piatti, i bicchieri, le posate, forchette, coltelli e cucchiai che si sono usati durante i pasti. Il piatto. Il piatto è un oggetto rotondo, piuttosto fragile, perché è fatto di ceramica. Questi vanno lavati dopo ogni pasto nel lavandino o in lavastoviglie, mentre quelli fatti di plastica, usa e getta, si possono buttare nella spazzatura. Il cucchiaio. Il cucchiaio è una posata e serve per mangiare cibo liquido oppure alcuni dessert e dolci. Il cucchiaio, però, è di solito piuttosto grande e serve per lo più per mangiare zuppe, mentre la versione più piccola, per i dolci o per girare lo zucchero nel caffè, è chiamato cucchiaino. La forchetta. La forchetta è un'altra posata che serve per infilzare la carne o altri cibi solidi e tenere fermi mentre si tagliano e portarli alla bocca. È formata da un manico e da 3 oppure 4 denti. Il coltello. Il coltello fa sempre parte delle posate ed è uno strumento da taglio per la tavola e la cucina, che però può essere anche molto pericoloso. Bisogna sempre fare attenzione quando si ha in mano un coltello. È composto da un manico e da una lama, che può essere più o meno affilata. Il cestino. Il cestino è un recipiente che serve per raccogliere tutto quello che non si può più usare e si decide di buttare via. Se facciamo, come dovremmo, la raccolta differenziata, avremo tanti cestini, ognuno per la raccolta di un differente materiale: carta, plastica, vetro e umido. La spazzatura.
La spazzatura indica un insieme di oggetti di scarto, rotti o inutili, che decidiamo di non volere più attorno. La spazzatura viene raccolta in dei grandi sacchi neri e buttata dentro a dei cestini. Questa era la seconda puntata di La casa spiegata semplice. Ci vediamo al prossimo episodio. Ciao!